Mi chiamo Sven Baldinger e assieme a Luca Poek siamo andati in Polonia per documentare l'esperienza e raccontarvela con questo documentario. Mercoledì 23 marzo in mattinata siamo arrivati a Cracovia, dove ci siamo subito trovati confrontati con una situazione di rifugiati in stazione. Abbiamo subito iniziato a documentare il tutto e siamo rimasti colpiti già dal fatto di quante persone devono dormire sulle panchine oppure su degli sdrai in giro in delle zone preposte della stazione. In pomeriggio ci siamo incontrati con Leonid, un nostro amico. Lui è già in Polonia da 2 settimane ad aiutare. Ha lavorato sul confine a Medica, dove ha incontrato questa coppia di svedesi che era con lui in quel momento. Abbiamo passato il pomeriggio a cercare di riorganizzare la nostra settimana, essendo che sono stati sfrattati da una organizzazione non governativa a Medica, con la scusa di prendere controllo e garantire la sicurezza nel campo. Abbiamo avuto le possibilità di raccogliere le loro testimonianze di 2 settimane nel campo a Medica e abbiamo sentito completamente una nuova versione che non aveva mai sentito né sui social né sui media. Sono stato ad aiutare ovunque lungo i confini, veramente dappertutto. Ok, mi hai detto che hai passato del tempo a Medica, giusto? Sì, sono stato lì 2 settimane, 2 settimane e mezzo. Ah, 2 settimane e mezzo. E quali compiti svolgevi quando eri lì? Preparavo e servivo il tè e il caffè, costruivo diverse cose, dei ripari, aiutavo le persone a trovare la strada verso i bus. Davo principalmente una mano alla gente, sì. Capisco. E quante ore lavoravi? Lavoravo 20 ore al giorno, direi, più o meno. Wow, è davvero molto. Invece, com'era il morale delle persone? Era molto buono all'inizio, davvero, davvero molto buono. Era un caos organizzato. Un caos organizzato, ok. E tu, come volontario, come sentivi il tuo amore? Eri felice di aiutare? Sì, assolutamente, mi sentivo molto bene nell'aiutare. Vedere il sorriso dei bambini quando gli davamo ciò che volevano, caramelle, delle coperte, tè, caffè, è davvero toccante vedere ciò. E com'era invece il morale degli ucraini quando arrivano al confine? Come stavano? Era molto contrastante perché a volte le persone arrivavano da lontano ed erano molto felici di essere arrivate al confine. Arrivando da Leopoli, alcune persone erano parecchio scosse al loro arrivo. Hanno visto scene molto forti e vissuto delle situazioni scioccanti. Alcuni arrivavano addirittura urlando o piangendo, o magari non riuscivano a muoversi e non sapevano cosa fare. E prima mi dicevi che negli ultimi giorni sono arrivate le ONG e la Croce Rossa polacca, vero? Sì, da un paio di giorni ho iniziato a vedere la Croce Rossa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite che hanno iniziato a fare un paio di cose. La Croce Rossa era arrivata da poco, qualche giorno, mentre l'ONG era lì da una settimana o più, ma non è che abbiano fatto molto. La Croce Rossa ha subito affittato tutte le camere dove dormivano i volontari, perciò hanno dovuto lasciare le proprie stanze tutti quanti. Poi l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha iniziato a sfrattare i rifugiati e sono stati buttati tutti per strada, nello specifico le stanze dove alloggiavano bambini e le donne che attendevano i propri mariti. Sono stati cacciati perché la ONG aveva bisogno di un ufficio. Il giorno dopo abbiamo deciso di andare a Varsavia, la capitale della Polonia, essendo che ci è stato detto che vi è ancora una grande affluenza di rifugiati dal confine ucraino. Parlando con dei volontari comunque abbiamo notato che la situazione è nettamente migliorata. Nelle settimane precedenti vi erano dei picchi di 25.000 rifugiati al giorno, che ha bloccato l'intera infrastruttura della stazione chiaramente. La situazione è migliorata grazie alla collaborazione del popolo di Varsavia che ha accolto moltissimi rifugiati nelle proprie case. Poi chiaramente vi sono state fatte delle zone come per esempio delle scuole, degli grandi istituti o dei Expo Centro.
Una scena che mi è rimasta molto impressa è quella di una ragazza volontaria che faceva i giri delle scale mobili con una bambina ucraina che cercava di regalargli un po' di divertimento e distrazione da queste lunghe giornate monotone che stava passando in stazione. Subito fuori dalla stazione, invece, abbiamo visto questi grandi tendoni che servivano come dormitorio, magazzino o anche dispense per il cibo. Abbiamo visto delle lunghe code per prendere un pasto caldo e delle code anche per entrare nel proprio dormitorio. Il nostro treno di ritorno per Cracovia era sovraffollato, a tal punto che era pieno di persone e valigie pure nei corridoi. La maggior parte di loro erano tutti ucraini. L'abbiamo notato grazie al fatto che hanno estratto il passaporto e l'hanno usato come biglietto all'arrivo del controllore. Alla terza giornata abbiamo deciso di andare a Przemysl, che è una città a 15 km dal confine ucraino. Da là poi abbiamo cercato un modo per arrivare a Medyka, che è proprio il paesino di confine tra l'Ucraina e la Polonia. Nel nostro viaggio per Medyka eravamo su questo bussino sovraffollato di persone. Alcuni di loro erano degli ucraini che stavano cercando di tornare nelle loro case. Il bus si è fermato direttamente all'entrata del campo, dove abbiamo subito notato questa piazza che era colma di vestiti. Parlando col custode abbiamo realizzato che quei vestiti vengono bruciati, essendo che non c'è la necessità dei rifugiati, però hanno bisogno dello spazio per stoccare altri beni di prima necessità. Spostandoci all'interno del campo per vedere la situazione, siamo rimasti colpiti dal fatto da quante persone da diverse nazioni sono là, che hanno abbandonato la loro vita quotidiana per dare il loro piccolo contributo a Medyka. Nel pomeriggio abbiamo notato un aumento d'affluenza dal confine ucraino. Erano le persone che passavano la dogana polacca e si dirigevano verso la stazione dei bus per Przemysl. Girando per il campo abbiamo incontrato un'altra fotografa. Ci ha raccontato che anche lei è scappata dalla guerra, trovando rifugio da una sua amica in Polonia. Però è tornata sul confine per documentare la sofferenza del suo popolo. Sì, continuo a donare soldi all'esercito ucraino e cerco di donare il più possibile. Cerco anche di continuare a pagare le tasse e l'affitto del mio appartamento a Kiev, anche se non so se esiste ancora. Grazie alle donazioni che abbiamo ricevuto siamo potuti andare a un supermercato nei paraggi dove abbiamo comprato beni di prima necessità che di seguito abbiamo donato alla postazione degli scout polacchi che si occupano parte della sussistenza del campo. Gli scout sono rimasti colpiti molto in positivo da questa nostra azione, a tal punto che siamo rimasti là e ci siamo conosciuti meglio. Io penso che la cosa più importante è che abbiamo questa sensazione di poter fare qualcosa, di poter dare un nostro contributo nella situazione che sta accadendo. E ciò ci fa stare un po' meglio, il fatto di poter donare un nostro aiuto e non essere indifferenti. E poi, come ragazzi scout, siamo state cresciute nello spirito di fratellanza, di aiuto al prossimo, quindi anche noi che veniamo dalla Polonia centrale, sapendo che sta succedendo qualcosa al confine del nostro paese, che c'è bisogno di aiuto, abbiamo deciso che semplicemente dobbiamo essere qui, che è quel che dobbiamo fare. Wow, è difficile capire il polacco. Ok, fantastico. La seconda domanda invece è: come vi sentite? Come state vivendo questa situazione? È un'esperienza positiva o negativa? Aiutare i rifugiati è gratificante. Certamente, la situazione è tragica e molto difficile, ma il solo fatto di essere qui per noi è un'esperienza di valore e positiva, perché possiamo unirci e fare insieme qualcosa di utile per gli altri. Poi, aiutando questi bambini o adulti, anche solo con un caffè o un tè caldo come nel nostro stand, possiamo regalargli un momento di normalità, scambiarci un sorriso, una buona parola, e per noi è molto importante. mile i przyjemnie i to jest dla nas bardzo ważne.
Generalmente io sono molto sorpresa dalla cordialità delle persone che si manifesta qui. Penso che non solo aiutiamo i rifugiati, che è la cosa più importante, ovviamente, ma ci sosteniamo anche tra noi volontari ed è un'esperienza molto stimolante sapere che possiamo unire le nostre forze di noi volontari da tutte le parti del mondo per poter aiutare l'Ucraina. Si può dire che qua è nata una specie di centro multiculturale e che noi siamo qui gli uni per gli altri, anche nonostante le barriere linguistiche. Anzi, queste barriere sembrano quasi sparite. Parliamo in ucraino, polacco, russo, inglese. Si sente anche tedesco, francese e altre lingue. È come una grande città multiculturale. Prima di partire abbiamo conosciuto Davide Martella, un pianista italiano che da 3 settimane a Medica a suonare il piano diverse ore al giorno, cercando di alleggerire l'aria pesante che c'è nel campo e di portare un po' di gioia ai rifugiati. Per il ritorno abbiamo utilizzato un bus che è arrivato apposta dalla Germania per fare da navetta tra Medica e Prezemis, avanti e indietro tutto il giorno. In seguito abbiamo preso l'ultimo treno del giorno per tornare da Prezemis a Cracovia. Al quarto giorno, mentre preparavamo le nostre valigie per il ritorno, abbiamo iniziato ad elaborare l'esperienza vissuta. Questo viaggio ci ha mostrato una visione diversa dai media. Abbiamo potuto vivere in prima linea le emozioni delle persone, dalla grande solidarietà e disponibilità mondiale fino alla sofferenza del popolo ucraino. Come ultima tappa ci siamo recati ai tendoni che ospitano i volontari di Cracovia, dove abbiamo fatto ancora una piccola donazione di cibo e bevande che ci sono avanzati. Infine ci siamo portati in stazione, dove abbiamo aspettato il nostro bus di ritorno per la Svizzera.